Garrett, che è un po' l'ospite d'onore della serata, insomma, ma oltretutto ci saranno anche una serie di birrai venuti un po' da tutta Italia per appunto per la serata e per l'evento, insomma. La serata sarà condotta da Enrico, che è un giornalista, un grandissimo appassionato di birra con cui ci stiamo divertendo tantissimo un po' a organizzare diversi eventi e niente, quindi cedo a lui la parola e buon divertimento. Nel frattempo la serata vi dico subito che avrà uno stile diciamo un po' diverso dalle solite degustazioni, nel senso non faremo degustazioni tecniche, ma ci sarà proprio un andamento liscio, quindi vi verrete servite le birre e poi ne chiacchiereremo, ne parleremo continuamente, insomma, e quindi ci sarà una serata proprio di intrattenimento, insomma. Buonasera a tutti. Okay. So just a moment to introduce Garrett Oliver, is from the birrificio Brooklyn, e niente, eccolo qui, il personaggio, tanto lo riconoscete, sembra, alcuni dicono che sembra un attore low da Brooklyn in Italia. Siamo molto onorati per aver ricevuto dalla birreria questo incarico, che è sicuramente di grande fiducia e di grande stima, ma non è solo nei confronti della nostra azienda, ma nei confronti del mercato italiano, proprio perché una serata come questa, una partecipazione così competente, così sold out, ho detto prima a Leo, no? Hai venduto tutto, 2 ore e mezzo, era proprio quello che Oliver Garrett, e adesso vi presento Eric Ottaway, il proprietario di Brooklyn, si aspettavano dall'Italia. Eccolo qua, questa è la dimostrazione, grazie. Prego Eric. Allora, io cercherò di tradurre un po' quello che dice lui, c'è un piccolo segreto che anche se sono americano, però la madre, milanese, so che sono a Roma, ma comunque io ho imparato un po' l'italiano da lei, quindi lascio parlare più che altro a lui, ma cercherò di tradurre, se non esattamente, più o meno come dice lui. I walked in and there were all these empty glasses and I was like, oh no, very bad introduction. So it's great to see everybody here tonight. La prima cosa dice, molto potete finalmente avete davanti a voi una birra, un bicchiere pieno, perché quando è entrato all'inizio ha visto tutti i bicchieri vuoti, c'era un po' un attimo di pausa. Now this is my first trip to Rome. I only arrived here about a half an hour ago, and I think I already love it. One thing is that I can see from what his original introduction that Romans talk even faster than New Yorkers. Okay. I can understand some Italian. You were speaking so fast, I couldn't follow you. So it's Sorry. no, it's good. Vedo che per lui è la prima volta a Roma, infatti siamo qui da una mezz'ora, e ha capito che ascoltando gli altri che i romani parlano ancora più veloce dei newyorkesi. E lui l'italiano lo capisce un po', ma quando parli così velocemente è proprio zero. Abbiamo fretta. No, it's good. Well, I mean, the beer that you have in front of you, Brooklyn Lager, is the first beer that we ever produced. We started making it 20 years ago, or a little bit more than 20 years ago, 1988. La Brooklyn Lager che vedete davanti a voi è la prima birra che abbiamo prodotto adesso 21 anni fa, 88, 87, 88 che abbiamo iniziato. And, well, first I should go back and tell people a little bit about what's happening over the last 20 years with American beer. Prima vi dà un piccolo discorso su quello che succede nel mondo di birra in America negli ultimi 20 anni. In the year 1900, the United States had 4,000 breweries, and 48 of them were in Brooklyn. Nell'anno 1900 negli Stati Uniti c'erano 4.000 birraie, a Brooklyn proprio ce n'erano 48, quei 48 producevano il 10% della birra consumata negli Stati Uniti. And so Brooklyn was one of the great brewing centers of the world. But by 1976, after we had Prohibition, where they wiped out all alcohol production, and closings, the last brewery closed in Brooklyn in 1976. Durante il proibizionismo negli Stati Uniti che è durato years of prohibition. 1920 to 1933. Dal 1920 fino al 1933 abbiamo avuto questo periodo di proibizionismo. Ecco lì tanto sono chiusi ovviamente. Poi finalmente nel 76 a Brooklyn è chiusa l'ultima dei grandi birrai
time, we started to have a movement in food downwards. And by the 1950s, we had only 40 breweries left, 40, making one kind of beer. And the problem was this beer was not even beer. We had also bread that was not bread, and cheese that was not cheese. So when you went into the supermarket, it was just one big lie. Negli anni 50, negli anni dopoguerra, abbiamo avuto questa degradazione di cosa fosse il cibo e le bevande. E uno andando al supermercato trovava pane che non fosse pane, birra che non aveva niente a che fare con la birra, formaggio che sapeva di gomma. So, I mean, what we have in the United States is really is not something which is new. In some ways, we are recovering something that we used to have. Questo è un punto importante, che quello che sta succedendo adesso nel mondo artigianale di birra di Stati Uniti non è qualcosa di nuovo, ma invece è un ritorno ai vecchi tempi come era quando avevamo più di parecchie migliaia di tranquillo, non ti preoccupare. Adesso in totale negli Stati Uniti siamo in 1500. We had, in New York City, we probably had the most exciting food scene in the entire world because, we're a city and a country of immigrants, and everybody brought their food and their beverages, their beers, and their wines from wherever they came from. A New York abbiamo un mondo di cibo, di bevande molto vivace, molto interessante, perché siamo una città di migranti che tutti si sono portati le loro tradizioni da dove venissero. A New York abbiamo questa bellissima miscela di un po' di tutto. So, when I first became involved with Italy, actually, was in 1999, and just a quote here, when I started to become involved with slow food. And Carlo Petrini, who's obviously president and founder of Slow Food, once said that the American craft brewing movement was the purest form he had ever seen of the principles of slow food in action. Garrett nel 1999 è diventato socio dello Slow Food, infatti era anche direttore dello Slow Food internazionale, ha lavorato con Carlo Petrini a introdurre Slow Food negli Stati Uniti. Carlo ha detto una volta che il mondo di birra artigianale negli Stati Uniti è l'espressione più pura dello Slow Food che ci sia nel mondo. And so now today we have 1,500 breweries in the United States, and only 3 of them make beer that is not beer. Adesso abbiamo 1500 birrai negli Stati Uniti e ce ne sono soltanto 3 che non fanno birra, che è veramente birra. So the rest of us make beer. I'm proud to have been a brewer now for 20 years. And I first started making beer not because I love to make beer. I started making beer so that I could have some beer. Ho cominciato 20 anni fa a produrre birra come inizio per se stesso, non perché Well, no, because not because I wanted to make beer. Ho cominciato non perché lui volesse addirittura produrre birra, ma perché voleva avere una birra da bere. And back then there was none. So it's great to have an opportunity to create many new beers. Every year we make on draft, not in bottles, but on draft, 6 new beers. A lot of them are very exciting. Some of them are involved with chefs. Many of them are collaborations with other breweries. Adesso è molto bello avere l'opportunità di creare ogni anno almeno una ventina di birre diverse e anche di fare collaborazioni con altri birrai nel mondo come la Schneider dalla Germania e tanti dall'Inghilterra e fra poco un birraio molto piccolo ma molto ben conosciuto in Giappone e anche negli Stati Uniti che si chiama So, but for us it all starts with this beer. Brooklyn Lager is based on Viennese beers from the 1800s. Però l'inizio sempre dalla Brooklyn Lager, la nostra prima birra, è uno stile che viene dal cibo, non soltanto con la slow food, ma anche come Leonardo Di Vincenzo, lui ha scritto addirittura il libro su birra e cibo, si chiama The Brewmaster's Table, ed ha detto che è
un grande onore venire a un ristorante finalmente che si chiama Bir Fud, che anche questo non ce l'abbiamo negli Stati